Creare una focaccia in questa maniera. Ok, seguite il video. Voilà. Guardate qui, pronta in 2 ore. Focaccia pronta alla lievitazione in pochissimi minuti, senza stare a impazzire. Non avete tempo? Vi siete, tra virgolette, rinvenuti all'ultimo? Seguite i miei consigli e i miei suggerimenti. La farete in un paio d'ore. Metterete al forno una focaccia fantastica. 1 chilo di farina, 600 g di acqua, 20 g di sale. Io in questo caso ci metterò delle nocciole per diversificare. Sapete, no, che mi piace usare la creatività. Se volete ce le mettete, se volete non ce le mettete. Ok, un pezzettino di lievito, sciogliere il nostro lievito. L'acqua deve essere fredda, temperatura ambiente. Questa operazione qui è importante, fatelo sciogliere a perfezione, che non ci siano grumi. Io iniziamo a farla bella liquidina, sicché andiamo dentro con la farina pianino pianino, con le mani, via, poco alla volta. Date tempo alla farina di prendere l'acqua, di addensarsi con l'acqua, vedete? Come fosse una pastella. Inizialmente deve essere una pastella, poi piano piano andiamo a indurirla. Non abbiate fretta. La potete fare in terra, nel senso sul tavolo. Io per non sporcare la farò qui dentro. Ok, voilà. A questo punto il sale, voilà. 20 grammi di sale su 1 chilo di farina. Quando ha preso il sale, bene, io ci butto 30 cl di olio. E focaccia ci vuole l'olio, se no fate il pane, fate qualcos'altro che sia chiaro o scuro. Ok, facciamola riposare con un cencio umido per 30 minuti. Via. Là. Ora, trascorsi 30 minuti. Vi ripeto, questo lo potete fare o non fare. Vedete come già la maglia glutinica come già inizia a venire fuori, soltanto perché l'abbiamo lasciata riposare e l'acqua chimicamente insieme al lievito fa il suo effetto. Vedete? Guardate che bellezza che è. Ok, riandiamo ancora mezz'ora. Voilà.
altri 30 minuti, così levategli più ossigeno possibile. È passata un'oretta e mezza, l'ho girato 3 volte, 20 minuti, mezz'ora di girato, e ora l'ho fatto un po' lievitare, si è raddoppiato qui. Vi ricordo che questa è la mia focaccia, come la faccio io. Ok? Allora, cosa faccio? Mi bagno il palmo della mano e poi anzi, un pochino di olio qui. Guarda. Guardate qui, Nando come balla. Guardate che bellezza. Poi ci ribagniamo anzi, le mani in questo caso. No, guardate qua. Si stende da sola. Toccatela meno possibile. Devo far vedere che le bolle, guardate qua, è una mala morbidezza. Lasciamo 10-15 minuti, così il glutine gli darà la forza e tornerà su, anche se, guardate qui, no, sarà morbida, guardate qua, che bellezza. Accendete il forno al massimo, il mio addirittura arriva anche a 300 gradi, ma solitamente un forno arriva sui 250, ok? E lasciatelo quando arriva a temperatura 10 minuti, sarebbe a dire, non è che arriva a 250 e mettete dentro la focaccia, no, arriva a 250, 10 minuti a 250, così sarà più intenso il calore. Ok? E lo infornerò così con tutta la griglia. Perché questo? Perché così il calore andrà bene sotto e sopra. Ok, stiamo parlando, se non ne vuol far poca, non a livelli professionali, questo qui è una focaccia fatta in casa, dicevo, al massimo, ripeto, il mio è 300, il voi 250, 240, quello che è al massimo, ventilato sopra sotto, un goccino di olio sopra, senza esagerare. Poi che ci mettiamo là un pochino di sale, scaglie di sale, cristalli di maldo affumicati, la inforniamo e la mettiamo nella parte più bassa per 10 minuti a tutto fuoco. Guardate cosa faccio, così vedete il foglio, levo il foglio, così il calore è passati 10 minuti, vedete, l'ho messa sopra, voilà. E ora vi spiego altri segreti. Uno, fatela, non la appoggiate direttamente, lasciatela sulla gratella, così si ossigenerà sopra e sotto. Sentite un po'? Pronti? Senti come balla Nando? Guardate sotto, come brucia. Ok? All'uscita ora un po' di olio buono, e ora aspetto un attimo e la faccio un secondo raffreddare. Ok? Siete qui? Siete pronti? Are you ready? Guardate che bellezza, bella. Là. E la assaggeremo assieme. Guardate come la fuma. Cosa? Io lo andrò a assaggiare con un bel pecorino toscano. Guardate qui, facciamo così, sentite, ghiotta,
È uno spettacolo. Sono in difficoltà perché mi devo tirare giù. Buonissima. Praticamente 2 ore di lievitazione e poi messa in forno. È un segreto: se voi la volete far diventare ancora più dura, lasciatela in forno con lo sportello un pochino aperto, diventerà ancora più croccante. Comunque, se vi è piaciuta questa ricetta, like, campanellina, bim 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 bim. Accatatavilla.